Il 9 maggio del 2001, 20 testimoni tra militari, funzionari governativi e aziendali tengono una conferenza stampa a Washington. Queste persone sono state coinvolte nel cosiddetto Black Budget, una serie di progetti segreti e riservati. Parlano di un complotto decennale ordito per nascondere le visite di extraterrestri qui sulla Terra. Per questi programmi speciali stanno investendo tra i 40 e gli 80 miliardi di dollari all'anno. E dello studio di tecnologie extraterrestri in programmi militari segreti. E non divulgano tecnologie che possono cambiare il mondo per sempre. Quella tecnologia potrebbe affrancare la Terra dai combustibili fossili, dal disastro ambientale e dalla povertà nel giro di una sola generazione. È l'evento più seguito nella storia della National Press Club. Abbiamo recuperato i dischi volanti caduti. C'erano dei corpi sui luoghi degli incidenti ed alcuni erano ancora vivi. È l'inizio di un movimento di divulgazione planetaria. 15 anni dopo quei fatti, il dottor Steven Greer apre il suo archivio di documenti e interviste. Questi uomini raccontano la storia di segreti e rivelazioni. Non ci sono prove, vorrei rimarcarlo, che queste forme di vita aliene siano ostili verso di noi, mentre è molto probabile che siano preoccupate dalla nostra ostilità. Avevo 8 o 9 anni e vidi uno di questi oggetti in pieno giorno. Era un bellissimo disco liscio nel cielo, quando il cielo è molto azzurro. Ero con altri ragazzi del vicinato e tutti pensammo, cavolo, esistono davvero, abbiamo visto un UFO. I miei genitori dissero, ma dai, sei solo un bambino. Ma per me è stata un'esperienza fondamentale. Il mio interesse per questi temi risale all'infanzia. Il Disclosure Project è stato frutto del caso. Nel 1990 ho fondato il Centro per lo Studio delle Intelligenze Extraterrestri per formare un nucleo di diplomatici e stabilire un contatto pacifico con queste civiltà. Perché quando si conclude che sono reali e che sono di origine interstellare, la domanda da porsi è cosa faremo al riguardo? Io ho pensato di tenere fuori i militari dalla relazione e di creare un corpo diplomatico di cittadini simile ai fisici del programma Physicians for Social Responsibility, che si recavano in Unione Sovietica per aprire un dialogo nei periodi più difficili della guerra fredda. Non abbiamo coinvolto esponenti dell'ONU, del Dipartimento di Stato o del Ministero degli Esteri. Poi abbiamo avviato i protocolli per stabilire un contatto ottenendo grandi risultati. Ma questo ha attirato l'attenzione dell'intelligence. Quindi dal 1992 ho ricevuto visite dal capo dell'intelligence dell'esercito, da persone della National Security Agency e di altre note agenzie. Il mio intento non è mai stato quello di divulgare queste tematiche. Il mio interesse era riuscire a stabilire un contatto per scopi pacifici e far progredire la nostra civiltà, da planetaria a interplanetaria. Era questo il mio interesse principale. Ma a un certo punto un uomo che era amico del direttore della CIA durante l'amministrazione Clinton mi disse: non sarai il primo a informare la CIA e la Casa Bianca in merito, perché dalle loro indagini risulta che è stato dichiarato il falso. Non riuscivo a credere che lo dicesse così apertamente e in quel momento sono entrato nella tana del bianconiglio. Ultima ora dell'8 luglio 1947. L'aviazione militare ha annunciato il ritrovamento di un disco volante che ora è in possesso delle forze militari. Gli ufficiali hanno dichiarato che il velivolo ritrovato la scorsa settimana è stato esaminato a Roswell, New Mexico, e inviato a Wrightfield, Ohio, per ulteriori analisi. Roswell è diventato quasi un mito per tutte le falsità che sono state dette, ma nell'informativa di Guy Hotel, un agente dell'FBI inviato da J. Edgar Hoover, si legge: i 3 cosiddetti dischi volanti sono stati rinvenuti nel Nuovo Messico. Ognuno era occupato da 3 corpi dalle sembianze umane, ma dall'altezza massima di 1 metro. È diventato il documento più visualizzato sul sito dell'FBI dopo che l'abbiamo divulgato. Dopo Roswell si registra una raffica di attività extraterrestri in tutto il mondo. Il dottor Greer tenta per 8 anni di convincere i membri del Congresso, gli alti funzionari governativi e dell'intelligence a rivelare cosa stava succedendo, ma senza successo. Poi nel 2001 fonda The Disclosure Project, il programma per l'apertura degli archivi. L'archivio del Disclosure Project include testimonianze di individui straordinari che hanno partecipato al grande sforzo per esplorare lo spazio, come gli astronauti Gordon Cooper e Edgar Mitchell, il 6º uomo a camminare sulla Luna. Il filo conduttore che collega la maggior parte dei casi del Disclosure Project è il fatto che questi incontri ravvicinati
tendono a verificarsi vicino a impianti nucleari e questo suggerisce che i visitatori siano preoccupati dalla nostra potenziale ostilità e dalla minaccia che rappresentiamo per noi stessi e per gli altri, da quando abbiamo imparato a scindere l'atomo. Per quanto ne so, potremmo essere visitati da una civiltà extraterrestre diversa ogni martedì. Ma non posso dimostrare quest'idea affascinante. Le affermazioni straordinarie non sono supportate da prove straordinarie. Bisogna chiedersi chi sono queste persone come Carl Sagan e prima di lui il professor Donald Menzel. Si è scoperto che Sagan, all'inizio della sua carriera, ha parlato e scritto sugli UFO in maniera positiva, legittimandoli. Dopo essere stato minacciato e ricattato da esponenti dell'intelligence, ha iniziato a esprimere dubbi. Essere scettici è un atteggiamento sano, anch'io lo sono sul 90% delle informazioni che ricevo, perché credo sia un dovere nei confronti delle persone. Tuttavia, essere scettici non significa negare ciecamente qualsiasi cosa. Per esempio, abbiamo 3.500 casi di velivoli extraterrestri che hanno lasciato tracce fisiche del loro atterraggio. Abbiamo 4.000 casi in cui sono stati tracciati dal radar e avvistati dai piloti. Abbiamo un'enorme quantità di prove fotografiche e video, ma anche fisiche. Allora mi chiedo, qual è il parametro per giudicare questi fatti? Alcune prove sono schiaccianti. Ci sono molte più prove sull'esistenza degli UFO che su quella dei buchi neri, che abbonda di teorie da parte degli astrofisici. Molte più prove rispetto all'efficacia di alcuni medicinali, e parlo da medico traumatologo. Eppure c'è questo muro alzato dai media e dalla comunità scientifica che dicono: dove sono le prove?